Bene ragazzi, bentornati. Dopo aver parlato di Copernico, parliamo di Tycho Brahe, come ho annunciato alla fine della lezione precedente. Io ho con me Sofì, però man mano che passa il tempo Sofì è sempre più aggressiva ed è sempre meno vogliosa di aiutarmi nelle video lezioni. Infatti anche questa volta sembra che se ne voglia andare. Vuoi salutare i nostri videoascoltatori, Sofì? Vuoi andartene? Non vuoi stare con me? Va bene, insomma, mi sembra piuttosto scalpitante, quindi proviamo a cullarla. Sofì, vuoi restare con me? No, allora va bene, la lasciamo andare. Vai, Sofia, ha fatto un bel saltello. Oggi parliamo di Tycho Brahe. È un importante astronomo danese della Danimarca. Rappresenta il punto di congiunzione tra Copernico e Keplero. Abbiamo visto che a partire dalla morte di Keplero, che è il 1543, l'anno della morte di Keplero, lo stesso anno della pubblicazione, del successo della sua opera De Revolutionibus Orbium Celestium, il sistema copernicano, la nuova proposta astronomica di Copernico viene accettata, ma viene accettata come ipotesi filosofica, non come verità fisica, come descrizione della realtà fisica dell'universo. Questo insomma per evitare di rompere con la tradizione e di dare fastidio, ecco, alle dottrine consolidate del cristianesimo che vedevano la terra al centro. Quindi diciamo che lungo tutta la seconda metà del Cinquecento e anche lungo il Seicento, le due teorie alternative, l'universo tolemaico e l'universo copernicano, continuano a coesistere con tanti personaggi che si schierano a favore dell'una o a favore dell'altra. Tuttavia, Tycho Brahe, che è sicuramente il più importante astronomo della seconda metà del Cinquecento, formulerà quello che adesso vedremo, formulerà un altro sistema astronomico, un sistema di compromesso, un sistema, vedremo, apparentemente a metà strada tra quello tolemaico e quello copernicano. Tycho Brahe viene al mondo in Danimarca all'interno di un'importante, ricca e nobile famiglia danese. Decide di dedicarsi all'astronomia anche dopo aver letto appunto l'opera di Copernico, ottiene una certa fama per il suo metodo di osservazione e per gli strumenti che rendono estremamente precisa l'osservazione dei cieli. In particolare lui non usa ancora, attenzione, il cannocchiale e gli strumenti di Galileo Galilei. Lui continua a osservare il cielo ad occhio nudo, però utilizza degli strumenti di sua creazione che in fondo sono un'evoluzione degli strumenti che servono in astronomia durante la navigazione, che gli permetteranno di osservare in maniera veramente precisa gli astri. In particolare lui costruisce un sestante a braccio con cui può puntare e identificare in maniera molto precisa ogni zona del cielo. Lui viene poi favorito quando era già abbastanza famoso, viene favorito nel 1576 dal re di Danimarca, che diventa suo protettore e decide di finanziarlo. Pensate, gli dà in uso l'isola di Ven, un'intera isoletta nel mare, lontana quindi da qualunque altra fonte luminosa umana, con un cielo particolarmente terso, e immaginate Tycho Brahe steso la notte ad osservare ad occhio nudo il cielo in questa isoletta freddissima all'interno del mare nordico. Succede però che poi a un certo punto, dopo la morte del suo protettore, appunto Federico II, re di Danimarca, che gli aveva appaltato l'isola di Ven,
i finanziamenti per Tycho Brahe calano drasticamente, quindi lui decide di accettare l'offerta dell'imperatore Rodolfo II. Sto parlando naturalmente del duca d'Austria, dell'Asburgo d'Austria, Rodolfo II, che era anche imperatore del Sacro Romano Impero. Rodolfo II era un cultore ed era un protettore delle arti e delle scienze, anche se lui si interessava principalmente di magia e di alchimia, quindi diciamo di pseudoscienze, ma all'epoca ovviamente la distinzione tra scienze e pseudoscienze non era ancora del tutto chiara, e quindi Rodolfo II chiama a sé nell'impero asburgico Tycho Brahe e gli offre di lavorare in un castello vicino Praga, nell'osservatorio di Praga, uno dei più attrezzati osservatori del mondo, e quindi Tycho Brahe proseguirà qui la sua opera. Non resterà però moltissimo tempo, purtroppo, a Praga, perché Tycho Brahe muore abbastanza precocemente nel 1601, non prima però, attenzione, di aver lasciato tutte le sue carte, tutti i suoi dati, i suoi insegnamenti, e di aver lungamente discusso con il più importante dei suoi discepoli, Keplero, il discepolo che supererà il maestro e che, grazie anche a tutte le osservazioni, i dati che gli saranno forniti da Tycho, ecco, poi vedremo nella prossima lezione come Giovanni Keplero arriva, diciamo, alla soluzione giusta, non dico proprio quella definitiva, però diciamo alla soluzione giusta nell'astronomia moderna. Qual è il sistema di compromesso tra astronomia tolemaica e astronomia copernicana da parte di Tycho Brahe? Fate attenzione, perché è un sistema molto furbo. Tycho Brahe vuole mantenersi ligio alla tradizione, a differenza di Copernico, e allora ipotizza che la Terra, come dicevano i tolemaici, come preferivano ovviamente accettare le chiese, le confessioni cristiane, che la Terra, attenzione, fosse al centro dell'universo. Lui non se la sente, a differenza di Copernico, di eliminare la posizione della Terra al centro dell'universo. Tuttavia, che cosa fa Tycho Brahe? Lui dice che la Terra è al centro dell'universo. Perché la Terra è al centro dell'universo? Per vari motivi. Tycho Brahe è rispettoso del testo biblico, come abbiamo visto la scorsa volta. Vi sono più luoghi del testo biblico che esplicitamente dicono che la Terra è al centro dell'universo e il Sole e gli altri pianeti girano intorno alla Terra. Però attenzione, Tycho Brahe accetta anche alcune delle obiezioni dei tolemaici rispetto a Copernico. Per Tycho Brahe la Terra è un corpo molto pesante e quindi non si può muovere velocissimamente nei cieli, a differenza degli altri pianeti, ma soprattutto Tycho accetta le obiezioni fisiche al copernicanesimo, ve le ricordate? Tycho dice che in base alla fisica aristotelica, che era l'unica che allora esisteva, se la Terra si muovesse, tutti gli individui, gli oggetti, tutto ciò che è sulla Terra dovrebbe essere violentemente spostato, violentemente trascinato in direzione opposta, d'accordo? Si sarebbe formato anche un vento e tutti noi, tutti gli oggetti saremmo improvvisamente trascinati dalla parte opposta rispetto al movimento della Terra, resteremmo indietro rispetto al movimento della Terra. Non siamo, secondo Tycho Brahe, i nostri movimenti, la nostra posizione non è solidale con il movimento della Terra, non segue il movimento della Terra. Ricordate, queste erano le obiezioni della fisica tolemaica. Per questo, per vari motivi, Tycho Brahe, diciamo, apparentemente non disturba la tradizione. La Terra è al centro dell'universo, però fate attenzione, girano di moto circolare, ruotano di moto circolare intorno alla Terra, la Luna, fate molta attenzione, poi il Sole
e poi la sfera delle stelle fisse, ok, che conclude l'universo, stelle fisse. Fate attenzione, dove stanno tutti gli altri pianeti? Tutti gli altri pianeti si muovono intorno al Sole, questa è la novità. Ci sono due pianeti, diciamo così, interni alla Terra, ecco, Mercurio e Venere, che comunque Venere credo intersechi comunque anche la sfera della Luna, non l'ho disegnato bene Venere, ma non importa, e poi gli altri pianeti invece sono più esterni, d'accordo, rispetto alla Terra. Quindi abbiamo Marte, abbiamo Giove, lo so che è un po' complicato, e abbiamo Saturno, ok? La sfera delle stelle fisse sta al contrario, forse sarebbe meglio fare un altro tipo di disegnino, vediamo se mi riesce meglio. Mercurio e Venere, Marte, Giove, Saturno. Allora, vedete che si tratta di un sistema di compromesso. La Terra è al centro, però a differenza del sistema tolemaico, non tutti gli astri girano intorno alla Terra, soltanto la Luna, il Sole e le stelle fisse girano intorno alla Terra. Per quanto riguarda gli altri pianeti, cioè gli altri 5 pianeti, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, questi invece girano intorno al Sole. È un sistema di compromesso naturalmente. Tycho Brahe non rompe con la tradizione lasciando la Terra al centro, però il suo grandissimo elemento di innovazione seguendo Copernico è il fatto che tranne la Terra e ovviamente la Luna che gira intorno alla Terra, tutti gli altri pianeti che non sono la Terra e la Luna si muovono intorno al Sole, ok? È un sistema di compromesso, fate attenzione al significato del sistema ticonico, è un sistema di compromesso, però di fatto, secondo voi, quale dei due sistemi in realtà favorisce? Il sistema tolemaico oppure il sistema copernicano? La risposta è che favorisce il sistema copernicano. Tycho Brahe è molto furbo, è furbo, fa finta di assecondare i tradizionalisti ponendo la Terra al centro, che per loro magari era la cosa più importante, però di fatto abitua un po' tutti, visto il successo del sistema ticonico, abitua un po' tutti a pensare che i movimenti planetari siano intorno al Sole, perché in fondo, tranne la Terra, i movimenti dei pianeti sono intorno al Sole. Quindi comunque l'elemento centrale del copernicanesimo viene mantenuto, è il fatto che il Sole sia il centro dei movimenti planetari, non di tutti, non della Terra, però tranne la Terra degli altri pianeti. Voi direte, però lascia la Terra al centro, però a differenza di quello che si può pensare, rifletteteci, questo elemento non è l'elemento importante. Di fatto che cosa fa Tycho Brahe? Fa una furbata. Tycho Brahe resta fedele al dogma copernicano che è del geocentrismo, il fatto che la Terra sia il centro geometrico dell'universo, però la Terra non è più il centro di tutti i movimenti planetari, anzi 5 pianeti non si muovono più intorno al centro dell'universo, cioè la Terra, si muovono intorno al Sole, cioè Tycho Brahe dà un contentino, soddisfa la tradizione copernicana, però di fatto cattura all'interno del suo sistema molto intelligentemente tutti i vantaggi del sistema copernicano, cioè non ha bisogno di mettere il Sole al centro, lui riesce a catturare tutti i vantaggi del sistema copernicano lasciando la Terra al centro, d'accordo? Perché in fondo esattamente come il sistema copernicano succede che le anomalie dei pianeti vengono spiegate senza gli epicicli, perché è lo stesso rispetto al sistema copernicano, no? I pianeti rispetto alla Terra sembrano
rallentarsi, fermarsi, muoversi all'indietro, aumentare di velocità in base al movimento apparente che questi pianeti hanno verso la Terra. Vedete, si allontanano, si avvicinano alla Terra, sembrano quindi tornare indietro e così via. Lo stesso obiettivo che aveva raggiunto Copernico, Tycho lo raggiunge lasciando la Terra al centro, d'accordo? Cioè il sistema è del tutto equivalente e inoltre ha il vantaggio, secondo Tycho, di non dover, ricordate, allontanare in maniera incommensurabile la sfera delle stelle fisse, perché essendo la Terra al centro rispetto alla sfera delle stelle fisse, non c'è bisogno, per spiegare la mancanza della parallasse, di ipotizzare che la stella delle stelle fisse sia a una distanza incommensurabile. Il sistema è del tutto equivalente al sistema copernicano, lascia la Terra al centro, però in realtà replica totalmente i vantaggi del sistema copernicano, anzi da un certo punto di vista è uguale, perché è del tutto equivalente. Se qualcuno di voi è bravo in disegno, in animazione, ha già capito, questo sistema, se tu metti la Terra al centro, se tu invece della Terra prendi il Sole, immagini che il Sole sia al centro e fai ruotare intorno al Sole tutte queste cose, il sistema diventa identico a quello copernicano. Lo so che sembra strano, provate, ragionate, disegnateci un po'. Lui dice la Terra sta al centro, ma è relativo, dipende dal sistema di riferimento. Se tu invece questo sistema lo prendi, ci poni come punto di riferimento immobile il Sole e fai girare tutto il resto intorno al Sole, il sistema ticonico diventa esattamente identico al sistema copernicano. Quindi vedete, è una soluzione furba, perché illude i tradizionalisti, cioè gli dà un contentino, la Terra è al centro, però tutto il resto di fatto del tutto equivalenti al sistema copernicano. In questo modo Tycho Brahe, che sembra apparentemente un difensore della tradizione, invece, come vi ho detto io, ha l'effetto completamente opposto. Abitua al copernicanesimo e ai meccanismi del sistema copernicano anche coloro che sono rimasti fedeli al geocentrismo. E quindi, a differenza di quello che può sembrare quando ho detto mette la Terra al centro, questo sistema in realtà favorisce notevolmente l'affermazione del sistema copernicano. Ma attenzione, Tycho Brahe non è famoso soltanto per aver realizzato questo sistema, il cosiddetto sistema ticonico, un sistema diciamo apparentemente di compromesso a metà strada tra sistema tolemaico e copernicano, però abbiamo visto in realtà un sistema del tutto equivalente al sistema copernicano. È famoso per un paio di altre cosette estremamente importanti. Lui fa delle scoperte che sono eccezionali, quindi abbiamo detto che con Copernico non fa nessuna osservazione nuova, però con Tycho Brahe non è così. Con Tycho Brahe per la prima volta dopo 2000 anni vengono fatti delle osservazioni sperimentali nuove. Tycho Brahe scopre nel cielo qualcosa che prima non era stato visto. Tycho Brahe ha un metodo innovativo. Lui osserva i pianeti in movimento, cioè momento per momento come si muovono, li segue senza staccare gli occhi dall'astro che sta osservando per ore e ore. Voi direte è normale, è così che si osservano i pianeti, ma io vi ho già detto l'altra volta, vi ricordate che gli astronomi non facevano così, utilizzavano quell'altro sistema, ve lo ricordate? Davano per scontato, perché proprio avevano questo paradigma, che qualunque astro nel cielo si muovesse di moto circolare e quindi non lo osservavano, attenzione, come Tycho Brahe nel suo movimento, cioè apprezzando tutto lo spostamento del corpo celeste. Loro, prima di Tycho Brahe, gli astronomi, compreso Copernico, osservavano i pianeti soltanto in
determinati momenti, per esempio quelli della loro congiunzione, e in ogni caso calcolavano la posizione in maniera fissa. Andavano, calcolavano la posizione, in questo momento il pianeta sta qui, in un secondo momento il pianeta sta qui, in un terzo momento il pianeta sta qui, capite? Non osservavano il pianeta lungo il suo movimento, lo osservavano in momenti fissi, e come abbiamo detto già l'altra volta, bastano 3 punti di un'orbita del pianeta per costruire una ed una sola circonferenza. Come quelli bravi in matematica tra voi sanno, bastano 3 punti dati per costruire una e una sola circonferenza. Quindi si dà per scontato, come non avrebbe dovuto farsi, che qualunque orbita abbia la forma di una circonferenza. Basta, capite, osservare in 3 momenti fissi, diversi nella giornata, il movimento del pianeta, ci costruisco una circonferenza, do per scontato che l'orbita sia questa. Invece Tycho Brahe osserva i pianeti in movimento con molta precisione, con questo sestante, con altri strumenti. Ancora adesso gli storici, gli scienziati si meravigliano di come Tycho Brahe abbia potuto realizzare osservazioni così precise ad occhio nudo. È qualcosa di veramente incredibile. Non bastava avere una vista straordinaria, perfetta, era proprio il suo metodo di osservazione notevole. Lui quindi, come vi ho detto, il suo metodo è osservare continuamente, per ore, senza staccare gli occhi, un astro in movimento, apprezzando il suo movimento e quindi calcolandone l'orbita, senza dare per scontato che fosse un'orbita circolare. In questo modo Tycho Brahe non solo scopre che molti pianeti hanno un'orbita terribilmente lontana dalla forma della circonferenza, molto più lontana di quella che gli stessi tolemaici avevano ipotizzato e per i quali avevano dovuto aggiungere, no, gli epicicli, i cerchi aggiuntivi. Quindi Tycho Brahe già si fa un problema sull'orbita dei pianeti. Per esempio l'orbita di Marte è incredibilmente irregolare. Come si può in qualche modo adattarla alla circonferenza? Poi Tycho Brahe, anche lui, è prigioniero di questo paradigma mentale, non riesce a pensare che i pianeti possano avere un'orbita diversa da quella circolare, anche se lui in realtà vede che non è così, vede che l'orbita non è circolare, ma non c'è niente da fare. Il pregiudizio è fortemente radicato, il pregiudizio sarà superato soltanto dal suo allievo Keplero. Eppure Tycho Brahe avrebbe potuto superare questo pregiudizio, perché lui osserva una cometa e osserva che l'orbita della cometa è ellittica. Questa è una scoperta assolutamente straordinaria. Non tutti gli elementi del cielo, gli astri, hanno un'orbita circolare. Lui calcola con precisione l'orbita della cometa, la cometa è ellittica. Allora voi sicuramente adesso state pensando, e perché non ha pensato che anche l'orbita di Marte e l'orbita degli altri pianeti fossero ellittiche? Incredibilmente non ci ha pensato. Lui dimostra che l'orbita della cometa è ellittica, non fa questo passaggio che sembra facile a noi, ma dovete mettervi nella mente di chi viveva, pensava in quel periodo e non riusciva a staccarsi da un'abitudine radicata dall'idea che per forza i pianeti dovessero muoversi di orbita circolare. Quindi incredibilmente Tycho Brahe non pensa di estendere la forma dell'orbita della cometa, che lui dimostra essere ellittica, anche ai pianeti. Lo farà, come vedremo, il suo discepolo Keplero. Quindi la cometa ellittica, ma non solo, Tycho Brahe calcola con molta precisione la distanza della cometa dalla Terra. La cometa attraversa gli orbi solidi e quindi questo è un altro elemento che, ricordate, persino Copernico
non aveva voluto intaccare. Un altro elemento dell'astronomia tolemaica che rischia di andare in pezzi. Gli orbi solidi come possono esistere se vengono attraversati dalla cometa? La cometa avrebbe dovuto schiantarsi col primo di essi, il più interno, no? L'orbita della Luna, secondo la descrizione tolemaica. Invece Tycho Brahe dimostra che l'orbita della cometa è 6 volte più alta del cielo della Luna, quindi attraversa molte orbite, molti orbi che, ricordate, erano sfere cave solide con i pianeti incastrati all'interno, fatte di etereo cristallino. E quindi se la cometa li attraversa vuol dire che queste sfere cave non sono solide, non sono fatte di cristallino. Come può la cometa attraversarle tranquillamente? Quindi si tratta di una falsificazione dell'idea secolare risalente ad Aristotele che i cieli fossero composti di materiale solido. Voi direte, ma come gli aristotelici tolemaici giustificavano le comete, visto che c'erano gli orbi solidi, le comete non ci potevano andare? Le comete venivano molto sottovalutate. Le comete nel sistema tolemaico venivano considerate soltanto piccole porzioni di aria che si infuocavano, e le comete venivano situate nel mondo terrestre, cioè appunto sotto il primo presunto orbe solido, quello della Luna. Quindi le comete sarebbero molto vicine alla Terra, all'interno della nostra atmosfera. Si tratterebbe in realtà di piccoli frammenti d'aria che si infuocavano. E invece no, Tycho Brahe dimostra che le comete sono corpi solidi molto più grandi e molto più lontani, cioè che non stanno all'interno del mondo terrestre, della nostra atmosfera, attraversano i cieli, quindi le sfere cave solide che hanno al loro interno ogni pianeta non possono esistere, non possono essere solide. Grande cosa. Tycho Brahe poi fa un'altra scoperta eccezionale che gli darà una fama europea, perché lui scopre una nuova stella. Lui ovviamente non sa esattamente di cosa si tratti, immagina che si tratta di nuova stella, cioè in un punto del cielo dove non c'era assolutamente niente si accende una stella. Si accende un punto del cielo che era buio, diventa luminoso, e questo viene chiamato ovviamente da Tycho Brahe una stella nuova. Questa stella dura soltanto pochi mesi, diventa sempre più grande, diventa sempre più brillante, dopo pochi mesi però scompare, d'accordo? Tycho Brahe non sa di quale fenomeno si tratta. Noi oggi possiamo pensare, no, l'esplosione di una supernova, di una nana gigante, non so, gli astronomi hanno dato questa spiegazione. Tycho Brahe non sa che cosa sia, però ovviamente questa osservazione è rivoluzionaria, perché ricordate che secondo Aristotele, Tolomeo, i tolemaici, i cieli erano perfetti, eterni, sempre uguali a se stessi. Questo materiale, il cristallino, non era soggetto assolutamente a processi di generazione, di mutamento e di distruzione. Non vi era quindi alcun divenire, secondo i tolemaici non vi era alcun divenire, alcun fenomeno nel mondo celeste. Il mondo celeste era sempre eterno, sempre identico a se stesso, non cambiava assolutamente nulla. C'era questo cristallino impossibile da modificare, d'accordo? Come un diamante perfettissimo, inscalfibile. Quindi nei cieli, nel mondo celeste, non vi è il divenire, non vi sono fenomeni di generazione, di evoluzione, di crescita, di distruzione. E invece Tycho Brahe dimostra esattamente il contrario. Qualunque cosa sia quella che lui chiama la stella nuova, poi scriverà un'opera che avrà un enorme successo, appunto, in cui descrive questo fenomeno de stella nova, sulla stella nuova. Tycho Brahe non può sapere esattamente che cos'è, ma sicuramente
qualunque cosa sia, è una cosa che dimostra che i cieli non sono immutabili. Il mondo celeste non è immutabile come pretendevano i Tolemaici. All'interno del mondo celeste vi è qualcosa che nasce, si sviluppa, si distrugge, cioè ci sono dei fenomeni di mutamento, e questo va a intaccare ovviamente un altro dogma fondamentale che da Aristotele in poi nel sistema tolemaico era accettato da tutti, ovvero la totale immutabilità dei cieli. Tycho Brahe, come vedremo nella prossima lezione, avrà all'Osservatorio del Castello di Praga come suo allievo Giovanni Keplero, il tedesco Giovanni Keplero, che a differenza dello stesso Tycho Brahe o di Copernico si dimostrerà un grandissimo scienziato, perché riuscirà ad andare oltre il paradigma del tempo e ad accettare, a dimostrare che le orbite non sono circolari. Tra l'altro Kepler è un grande scienziato, lo vedremo, anche perché modifica le sue idee, accetta di aver sbagliato inizialmente e in base a delle evidenze sperimentali, che sono quelle che lui insieme al suo maestro Tycho Brahe raccoglie, capisce di dover modificare completamente la sua teoria, e questo soltanto i grandi scienziati possono farlo. E quindi tutto il lavoro di Tycho Brahe servirà poi a Keplero per trovare la soluzione giusta. Keplero è il discepolo che supera il maestro. Keplero dice a Tycho: ma l'orbita di Marte non può essere circolare, e Tycho Brahe sfida Keplero: e allora dimostrami, se non è circolare, che forma ha. Keplero arriverà dopo tanto travaglio alla soluzione giusta: le orbite sono ellittiche, ma Tycho, come abbiamo visto, non potrà godere della scoperta del discepolo. Tycho Brahe muore in maniera piuttosto macabra, piuttosto insolita nel 1601. Sapete che succede? Lui era a pranzo con l'imperatore, era un pranzo con personaggi importantissimi, tra cui l'imperatore, l'abbiamo nominato, Rodolfo II. L'etichetta diceva che non ci si poteva alzare quando l'imperatore era al tavolo, e Tycho Brahe aveva bisogno di andare in bagno perché aveva mangiato e aveva bevuto molto, e quindi, come dire, stava per scoppiare. Doveva andare in bagno, ma si trattenne dal farlo perché l'imperatore non si alzava dal tavolo, e quindi l'etichetta diceva che nessuno poteva alzarsi dal tavolo. Sapete che successe a Tycho Brahe? Gli esplose la vescica, appunto, per non essersi liberato, gli esplose la vescica e morì dopo qualche giorno, dopo terribili sofferenze. Lo so che può far ridere, ma è una cosa molto drammatica, cioè proprio lui esplose per essersi trattenuto. La prossima volta concludiamo, almeno momentaneamente, la rivoluzione astronomica con Giovanni Keplero. Voi sapete che la cosa non è proprio conclusa, poi ci sarà Galileo Galilei, ci sarà Newton e così via, soltanto che noi finiremo per ora la trattazione della rivoluzione astronomica con Keplero, per un motivo molto semplice: perché prima di parlare di Galileo e di Newton dobbiamo per forza parlare di altri argomenti e di altri autori. È impossibile parlare di Galileo prima di aver parlato di Giordano Bruno e di Francesco Bacone, così come è impossibile parlare di Newton senza aver parlato prima di Cartesio. Quindi questa nostra rivoluzione astronomica, ecco, per il momento si conclude con Keplero, d'accordo? Le lezioni, con la prossima lezione, le lezioni della playlist, a cui abbiamo dato il titolo Rivoluzione astronomica. Poi la rivoluzione astronomica continuerà, però sarà affidata ad altri personaggi che saranno in altre playlist, ovviamente,
Galileo avrà una sua playlist di lezioni autonome con il nome Galileo. Va bene, quindi concludiamo almeno questa prima fase della rivoluzione astronomica con la prossima lezione, l'ultima lezione credo, quella su Giovanni Keplero che vi ho già citato. Per il momento arrivederci, grazie.